ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati nel primissimo appuntamento di questa settimana. Eh sì, perché questo venerdì ci sarà un altro progetto online. Intanto occupiamoci della bellissima borsa Ursula. È davvero un progetto semplicissimo e, come vi dico sempre, la semplicità appaga, abbastanza semplice e veloce da realizzare. È davvero, basta pochissimo, un piccolo dettaglio da aggiungere anche all'uncinetto, perché no, e il progetto stesso cambia moltissimo, ma vedrete tutto nel corso del tutorial. Per realizzarla ho utilizzato esattamente il dahlia sfumato. Se vi ricordate, circa un anno fa utilizzai lo stesso filato, si tratta di una fettuccia tubolare piatta, per la realizzazione della borsa dahlia, che ha fatto un successo straordinario. Vi è piaciuto tanto il modello, vi è piaciuto tanto anche questo filato e in molti di voi lo hanno replicato. Bene, quest'anno Borgo dei Pazzi torna con una novità, ovvero il dahlia sfumato. Si tratta sempre di un 100% lyocell, ogni gomitolo è costituito da 100 grammi di fettuccia piatta tubolare e più o meno vi sono 160 metri di filato. Uncinetti consigliati 5 e 6, tant'è che io li ho lavorati con il numero 6 e ho lavorato la borsa in doppio utilizzando ben due varianti, la variante lilla colorazione 103 e la variante azzurra colorazione 104. Nello specifico ho utilizzato 3 gomitoli di un colore e 3 gomitoli di un altro colore, ma sappiate che al momento vi sono ben 5 tonalità disponibili sullo shop gomitoli.com. Vi ricordo sempre che gomitoli.com è il secondo shop online dove potete fare acquisti di Borgo dei Pazzi. È sempre la stessa azienda, solo che sullo shop gomitoli.com vengono proposte altre opzioni, come per esempio dei kit borsa, dei pattern scritti, singoli gomitoli come nel caso di dahlia sfumato e vari accessori metallici per la realizzazione di borse, ma non solo. Anzi, approfitto di questo spazio per dirvi una cosa: qualora aveste problemi ad acquistare sullo shop gomitoli.com, non esitate a contattare l'azienda stessa, lo sapete, vi lascio sempre i loro contatti sotto al video del box informazioni. Se riscontrate qualche problema, avete qualche dubbio, volete un'informazione, contattateli direttamente al loro numero WhatsApp, saranno lieti di rispondervi. Ritornando al dahlia sfumato, come vi dicevo, lo trovate sullo shop gomitoli.com e vi ricordo che vi è anche il pagamento alla consegna. Il progetto è interamente all'uncinetto, non occorre altro se non appunto 6 gomitoli di questo bellissimo filato. Io a questo punto vi riporterei direttamente al tutorial di oggi. Come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina per non perdervi per esempio il progetto di questo venerdì e di seguirmi anche sui miei social. Vi ringrazio per l'ascolto, a questo punto sigla! Amiche e amici, partiremo con la costruzione del fondo perfettamente ovale. Seguite passo passo tutto quello che vi indico e vi mostro e vedrete che anche voi in maniera semplice e veloce realizzerete lo stesso fondo ovale. Utilizzo 2 gomitoli, lavorazione a doppio capo. Intanto facciamo un cappio e avviamo esattamente 13 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, tredicesima ed ultima catenella. A partire dalla seconda lavoreremo un punto basso, non nella metà catenella, ma nella maglia che sta dietro. Entro, prendo il filo, primo punto basso di 12, secondo, terzo, quarto, dodicesimo ed ultimo punto basso. Sempre nello stesso punto aggiungiamo 2 punti bassi, 1, 2. E poi andremo a lavorare un punto in ciascun punto per un totale di 11 punti, quelli che ci rimangono. 1, 2, 3,
undicesimo punto nell'ultimo. Sempre nello stesso punto aggiungiamo un punto basso per un totale di 2, ma in realtà sono 3 perché abbiamo fatto il primissimo ad inizio giro. Iniziamo il secondo giro, andremo subito a lavorare l'aumento e andremo a lavorarlo al centro del punto basso. Qui non si vede molto, il centro del punto basso è esattamente questo qui, quindi entro, esatto, in questo modo e faccio subito l'aumento, per cui lavoro un punto e un secondo punto sempre nello stesso. Mi aiuto con il marker per sapere che questo è il primo punto del secondo giro. Dopodiché, sempre al centro di ciascun punto basso, vado a lavorare il primo punto basso di 10. 1, 2, 3, 10° ed ultimo punto basso. Adesso abbiamo i 3 punti bassi della zona tonda. Andiamo a lavorare un aumento, 2 punti bassi in ciascun punto dei 3. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Andiamo a lavorare i 10 prossimi punti che ci rimangono prima della zona più curva. 1, 2, 10° ed ultimo punto. Ci rimarranno gli ultimi 2 punti. Proprio in ciascun punto dei 2 faremo un aumento. Quindi nel primo punto entriamo sempre al centro e facciamo il primo ed il secondo punto. Entriamo nel secondo. I punti che si trovano sulla zona curva sono sempre un pochino più stretti. Magari se non riuscite ad entrare basta prendere un ago e aprire un po' il foro e poi entrare come faccio io. Ma questo problema, tra virgolette, lo si ha soltanto durante i primi 2 giri. Vedrete che non appena andrete avanti non sarà più così. Giro numero 3. Iniziamo subito con l'aumento. Nel primo punto lavoro 2 punti bassi sempre al centro. Vedete, con la lavorazione a punto maglia il punto è più pieno, non ci sono spazi antiestetici vuoti. Segno il primo punto, vado a lavorare i primi 11 punti bassi. 1, 2, avete visto che adesso entro meglio? Sono solo i primi 2 giri un po' così. 3, 11° ed ultimo punto. Subito dopo abbiamo il primo aumento della zona curva. Faremo un aumento e un punto basso per ben 3 volte. Nel primo punto faccio subito l'aumento. 1 e 2. Nel secondo faccio un punto basso. Nel terzo faccio di nuovo l'aumento. 1 e 2, nel successivo faccio un punto basso, sempre al centro, e ripeto per l'ultima volta. Punto successivo un aumento, 1, 2, nel punto successivo un punto basso. Bene,
Adesso andiamo a lavorare gli 11 punti bassi proprio come abbiamo fatto prima dall'altra parte. 1, 11. Nel punto successivo facciamo l'aumento, quindi 1 e 2 nello stesso. Nel punto successivo un punto basso. E poi terminiamo con l'aumento. 2 punti nello stesso. 1 e 2. Quarto giro, togliamo il marcapunti e andiamo a lavorare nel primo punto un punto basso, nel secondo punto un punto basso, nel terzo punto un aumento, 2 punti bassi nello stesso. Poi lavoriamo 11 punti bassi, 1, 'Ora, se prima avevamo fatto un aumento e un punto basso per 3 volte, adesso faremo al contrario, 2 punti bassi più un aumento per 3 volte. Entro nel primo e inizio. Un punto basso, un secondo punto basso consecutivo. Nel terzo lavoro un aumento. 1 e 2. Prima sequenza terminata. Andiamo a lavorare 11 punti bassi. 1, 11° nel primo aumento sottostante, poi concludiamo con un punto basso nel primo, un punto basso nel secondo, nel terzo facciamo l'aumento, 1, 2 e nell'ultimo che ci rimane facciamo un punto basso. Quinto giro, iniziamo con l'aumento, quindi 2 punti nello stesso, poi vado a lavorare 3 punti bassi consecutivi, 1, 2 e 3, e gli 11 punti. Undicesimo punto e poi facciamo un aumento più 3 punti bassi per ben 3 volte. Poi abbiamo sempre gli 11 punti bassi. Nel prossimo facciamo l'aumento, 1, 2, i 3 punti bassi consecutivi, 1, 2 e 3, ci rimarrà l'ultimo punto prima del marker e andiamo semplicemente a lavorare un punto basso. Giro 6, tolgo il marker e inizio subito con i primi 3 punti bassi consecutivi. Questo è il primo,
secondo e terzo. Nel quarto faccio l'aumento, 2 punti nello stesso. Poi vado a lavorare sempre gli 11 punti. Quattro punti bassi ed un aumento per ben 3 volte. Poi vado a lavorare sempre gli 11 punti. E poi di nuovo facciamo nei primi 4 punti un punto basso, 2, 3 e 4. L'aumento, 1, 2, ci rimarranno gli ultimi 2 punti, lavoreremo un punto basso in ciascuno. Allora, intanto iniziamo il settimo giro, inizio con l'aumento nel primo punto, 1, 2, poi faccio 5 punti bassi consecutivi, gli 11 punti costanti, vado a ripetere 5 punti bassi più l'aumento per 3 volte, gli 11 punti costanti, e poi ripetiamo l'aumento più i 5 punti bassi. Concludiamo con un punto basso nell'ultimo che ci rimane. Vediamo quanto misura il fondo. Siamo a 22 per 12. Allora io mi fermerei anche qui. Se volete un fondo più grande potete seguire lo schema della borsa Dahlia che ho realizzato con lo stesso filato ma monocolore, non sfumato. Se volete arrivare a 25 cm potete continuare con un giro numero 8 e anche con un giro numero 9. Per concludere il giro tolgo il marcapunti perché voglio pareggiare questa zona. Ho fatto un punto, no? Ne aggiungo uno e poi vado a lavorare i 5 punti consecutivi. Quindi 1 e 5. Perfetto, così vedete adesso è perfetto. Vado a fare una chiusura invisibile, vado a sostituire il primo punto maglia con l'asola. Entro da dietro, guardate, al centro del punto maglia, così, e porto l'asola. Ovviamente sono non nel primo ma nel secondo punto. E lo porto all'interno. Guardate come vado ad eliminare lo scalino. Qui c'ho sempre un punto, è chiaro. Ora entro nell'asola che ho formato, però non nella costina davanti, in quella dietro. Entro nell'asola dietro del punto basso che sto sostituendo, guardate. Ecco qui. Prendo anche questa maglia dietro, prendo tutto insomma, perché devo alzarmi per il corpo borsa. Prendo l'asola, adesso stringiamo tutto. E voilà!
una catenella. Come avete visto abbiamo sigillato il tutto. Siamo pronti per iniziare il primo giro punto basso in costa, prendendo non solo la metà asola del punto successivo, ma prendendo anche questa asola dietro. Noterete la lavorazione molto più pulita, molto più compatta, il punto sarà pieno. Andiamo avanti, prendiamo la metà asola, la maglia che sta dietro, prendiamo il filo e chiudiamo. Primo punto basso. Se vi va potete prendere anche la metà catenella, però io vi consiglio di fare in questo modo. Solo i primi punti sono sempre i più stretti, poi vedrete che prendete tutto con molta facilità. Durante questo primissimo giro andremo avanti lavorando un punto basso in ciascun punto in costa. Vedrete che la lavorazione si imbarcherà, ma è del tutto normale perché stiamo costruendo il corpo della borsa. Con il fondo già abbiamo terminato da un po'. Ultimo punto basso del giro. Qui abbiamo la catenella iniziale a cui andremo a creare l'asola invisibile. Sfiliamo l'uncinetto, entriamo nel primo punto basso, prendiamo l'asola, è da tempo che non facciamo questa lavorazione, poi entriamo al centro della catenella sottostante, inseriamo il cappio sull'uncinetto, tiriamo un po', non è la prima volta che vi mostro questi passaggi, prendiamo il filo e lo facciamo passare attraverso tutto. Iniziamo con una catenella e un'altra catenella. Questo diverrà, a fine giro sempre con asola invisibile, una sorta di punto alto. Durante il secondo giro andremo a lavorare la variante del punto alto. Non è altro che la lavorazione di un punto basso e di una catenella. Non è un punto nuovo, ve l'ho già mostrato qualche anno fa, però lo vediamo insieme perché dà un effetto molto bello. È come se ci fossero due righe a punto maglia, ma in realtà è soltanto una riga. Dobbiamo sempre lavorare al centro chiaramente di ciascun punto basso sottostante, quindi in questa V che si forma con il punto maglia. Intanto entro nel primissimo punto, che è sempre il più stretto, prendo il filo, ho due asole, riprendo il filo, chiudo la prima e poi chiudo la seconda e di nuovo entro al centro, prendo il filo, chiudo la prima, chiudo la seconda, entro al centro, prendo il filo, chiudo la prima, chiudo la seconda. Guardate, è come fare un punto maglia sull'altro, bellissimo, un bellissimo effetto. Poi con queste sfumature e con questi colori il risultato è top. Quindi continuo. 1, 2, 1, 2. Sto terminando il giro con l'ultimo punto alto, tra virgolette. Andiamo a chiudere il giro. Vi ricordate, qui avevamo fatto le 2 catenelle. Benissimo. Entro sempre nel primo punto, prendo l'asola e andiamo a formare l'asola alle 2 catenelle precedentemente fatte all'inizio. Ora, per andare avanti nei giri successivi dobbiamo ripetere questo passaggio ad ogni inizio giro. Vedete, abbiamo un punto sull'altro, no? Per continuare il terzo giro basta inserire l'uncinetto al centro del punto che abbiamo, non nel secondo sopra. Inserire l'asola, stringere bene, prendo il filo di lavorazione e faccio passare tutto e voilà. Inizio sempre con una catenella e un'altra, a fine giro ripeteremo lo stesso lavoro. Poi per andare avanti, punto successivo, abbiamo una maglia sull'altra, questo è il giro precedente, entriamo alla base e ripetiamo sempre lo stesso punto di lavorazione, quindi 1, 2. Guardate che bellissimo effetto, queste sono le lavorazioni particolari che a me piacciono, 1 e 2 e di nuovo entro qui, 1, 2 e di nuovo, 1, 2 e di nuovo, 1, 2. Lavorazione super semplice, scorrevole ma particolare. Cioè guardate qui che effetto spettacolare, è come se avessimo lavorato 4 giri ma in realtà sono 2, dà un effetto
strepitoso, mi piace troppo, combo colori perfetta, filato perfetto, insomma queste sono davvero creazioni uniche, quindi come avete intuito io andrò avanti così per tutti i giri successivi. Basta ripetere questo terzo giro fatto insieme per il numero di giri che vi lascio come sempre qui sullo schermo insieme alla misura in centimetri. Tutto qui, nulla di più, nulla di meno. Ovviamente non ve l'ho fatto vedere prima, stiamo alzando il corpo della nostra borsa, guardate. Bene, ho completato tutti i giri, in totale sono 28 giri e sono arrivata a 26 centimetri esatto. Continuiamo il nostro lavoro. Intanto ho segnato con 2 marcapunti esattamente le 2 estremità. Da un marcapunti all'altro, sulla parte davanti, ci sono esattamente 30 punti. Intanto cambiamo il punto di lavorazione, procederemo semplicemente a punto maglia. Catenella già fatta, entriamo nel punto successivo sempre al centro e andiamo a fare direttamente un punto basso e andiamo a lavorare questi primissimi punti che ci ritroviamo. Vediamo quanti sono, ne ho lavorati 4, 5, 14. Dunque ho lavorato i primi 14 punti. Prima del marcapunti vado a saltare esattamente 3 punti. Vado direttamente nel punto segnato col marker, questo qui, salto 1, 2, 3 punti, vado a formare una piega e vado a puntare l'uncinetto sempre al centro. Faccio un punto maglia. Giro leggermente il mio lavoro e da ora in poi fino ad arrivare al marcapunti ripeterò lo stesso lavoro. Intanto vado a lavorare altri 2 punti per un totale di 3 insieme al primo fatto. 2, 3. Perfetto. Ora di nuovo 1, 2, 3 li salto, vado nel quarto, formo una piega e faccio un punto basso. Continuo per altri 2 punti per un totale di 3. Salto 1, 2, 3 e nel quarto vado a lavorare un punto maglia. Stringiamo bene, mi raccomando. Quindi 1, 2 e 3. E di nuovo 1, 2, 3 li salto, vado direttamente nel quarto e procedo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, vado nel quarto, uno, 2 e 3, 1, 2 e 3 li salto, vado nel quarto e faccio l'ultima piega. Bene. Quindi ho formato delle pieghe solo sulla zona davanti della borsa. Giro leggermente il mio lavoro e da ora in poi vado a lavorare un punto in ciascun punto. Io non ho fatto calcoli, non so se ho 14 punti, ora vediamo. 2, 3, 4, 12° punto, no, ma non fa niente. Quindi andiamo a chiudere il giro sempre al solito con asola invisibile e iniziamo il giro successivo. Andremo semplicemente a rifinire il lavoro che abbiamo fatto. Catenella, ok, quindi entro sempre al centro del punto sottostante e faccio un punto maglia. E farò un punto maglia in ciascun punto sottostante per tutto il giro. Qui iniziano le diminuzioni, ovviamente i punti sono un po' stretti, basta avere un po' di pazienza e si riesce ad entrare al centro. Questo vale soltanto per questo giro, ovviamente, ve lo dico sempre, i primi punti sono sempre più stretti. Ok, quindi procediamo in questo modo. Bene, ho completato il giro, però adesso vado a chiudere con ago e filo stesso e poi riaggancio il filo, quindi li taglio, mi inserisco nel primo punto, formo l'asola alla catenella, vado al centro dell'ultimo, vado a nascondere per bene il filo,
come notate ho segnato dei punti col marker. Dunque qui avevamo il punto di chiusura, no? A partire dal punto di chiusura andate a contare 7 punti e mettete il marker. Stessa cosa dall'altra parte. Da un marker all'altro, contando anche i marker, ho 8 punti, mentre sulla zona centrale davanti ho sempre 14 punti, contando anche i marcapunti. Inizio pure dalla parte davanti. Riprendo i fili, vado a fare un cappio. Mi aggancio esattamente nel punto subito dopo il marker. Intanto entro sempre al centro e mi aggancio con una catenella. Possiamo fare pure un punto basso nello stesso. Andiamo a lavorare un punto maglia in ciascun punto sottostante fino al punto prima del marker. 3 e 12 più i marker, vi ricordate, erano 14. Catenella, giriamo il nostro lavoro e andiamo a lavorare in ciascun punto sottostante un punto bassissimo in maniera molto morbida. Andiamo a lavorare il punto maglia a pannello. È una tecnica che vi ho mostrato tempo fa, ma la rivediamo velocemente insieme. Quindi grazie a questo trucchetto di ritornare indietro a punto bassissimo, nella riga successiva possiamo tranquillamente lavorare il punto maglia. Di catenella, giro il mio lavoro, avrò il punto di lavorazione in maniera continua. Vado al centro del punto sottostante e lavoro un punto maglia. Vado nel punto successivo sempre al centro e continuo. Quindi continuiamo così. Per questa terza riga conto anche la riga punto bassissimo e le righe successive. Terminata questa, di nuovo punto bassissimo e poi si ritorna col punto maglia. Ovviamente ho ripetuto lo stesso lavoro sulla parte dietro. Qui non avevo 12 punti ma ne avevo 13. Questa differenza non mi dispiace perché, come notate, già la parte davanti è diversa dalla parte dietro per via degli sbuffetti, delle pieghe, ma anche per la dimensione dei due bordi che è differente, quindi non male. Adesso andiamo a lavorare sugli 8 punti che ci ritroviamo alle due estremità. Vado a riprendere i due fili e vado a fare un cappio. Mi aggancio sempre a punto maglia in un punto qualsiasi, nel primo di 8 al centro, blocco con una catenella. Intanto vado a lavorare i primi 3 punti che ho subito dopo. Entro sempre al centro, primo punto maglia, entro sempre al centro, secondo punto maglia, terzo. Nel frattempo mi lavoro le code dietro. Adesso andiamo a lavorare su queste righe. Intanto vado a fare un punto maglia proprio nel punto successivo, esattamente qui dove avevo avviato il primo punto maglia per il bordo. Poi entro al centro della prima riga e lavoro un punto maglia. Farò un punto maglia per ciascuna riga, ne ho altre 3, quindi 1, questo è il secondo, terzo e quarto. Ora farò partire una serie di catenelle che corrispondono al primo manico. Vediamo quante farne in base alla lunghezza che vogliamo dare al manico, no? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 35. Vediamo un po', misuriamo. Che dite, va bene? Magari ne facciamo 40, oppure mi fermo a 35, sempre per lo stesso discorso che col tempo cede. Vediamo quanto misura. Siamo a 38 centimetri, io mi fermerei pure a 35 catenelle. Sì, facciamo così. Ovviamente, se per voi è piccola, potete realizzare molte più catenelle. Le metto tutte sul dritto, come avete visto le ho lavorate in maniera morbida, così dopo posso entrare nella maglia dietro come faccio di solito. Adesso vado a fare un punto maglia esattamente nell'ultimo punto, ripeto lo stesso lavoro che ho fatto da quest'altra parte, quindi per ciascuna riga un punto maglia, 1, 2,
3, 4 e il quinto lo faccio proprio qui dove già avevo lavorato il punto maglia. Ok, una volta fatto questo non ci rimane che procedere lavorando un punto maglia in ciascun punto che abbiamo sull'altra estremità. Ripetiamo lo stesso lavoro da quest'altra parte e avviamo le 35 catenelle, nel mio caso, nel vostro magari saranno di più. Continuiamo e ci vediamo all'inizio della riga. Vado a chiudere il giro in maniera invisibile, infatti se guardate il vostro progetto non avete mai la chiusura del giro, quella asola antiestetica. Ok, catenella e inizio il secondo giro per quanto riguarda la realizzazione dei manici. Intanto questo per adesso è il risultato. Non vi ho detto delle cose, ne approfitto di questo momento per dirvele. Intanto la lavorazione a punto maglia a pannello col trucchetto del punto bassissimo fa sì che il bordo superiore diventi rigido, infatti è bello sostenuto. Numero 2, se l'apertura vi sembra piccola, non ampia come alcuni di voi la preferiscono, la mia misura è esattamente 23 cm. Per me va più che bene perché per alcuni modelli di borsa come questa e tante altre io non vado ad applicare la chiusura. Il fatto che io abbia una chiusura contenuta fa sì che successivamente non applicherò la chiusura per mio gusto personale. Se voi volete un'apertura più ampia, come è successo per esempio per la borsa Tuket, evitate di andare a fare le pieghe alle due estremità. Vi ricordate dove ho messo i marcapunti, sia da una parte che dall'altra parte? Ecco, continuate e iniziate a fare almeno le prime pieghette centrali, queste due magari, queste altre le evitate, in questo modo avrete l'apertura più ampia. Andiamo avanti, dopo avervi dato questi suggerimenti e consigli possiamo andare avanti. Continuo sempre lavorando un punto maglia in ciascun punto, quindi 2, 3, 4. Vado a lavorare anche il punto maglia proprio qui nell'ultimo, 8. Bene, adesso dobbiamo lavorare le catenelle. Come al solito, dove le vado a lavorare? Chi mi conosce lo sa, nella maglia dietro, perché poi sul manico continuerò con la lavorazione a punto maglia, proprio come ho fatto per la borsa della settimana scorsa, la borsa Adelia. Dove ho messo l'uncinetto? Non si sa dove l'ho messo. Ai 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 ai, non l'avevo preso. 4,5, non avevo preso il 5. No, non l'ho mai avuto. Per fare questa operazione, dall'uncinetto 6 passo al numero 5 per entrare meglio nell'asola. Anziché entrare nella maglia, siete liberi di farlo, entro nella maglia dietro. L'uncinetto più piccolo mi aiuta ad inserirmi in maniera più semplice e comoda. Ho fatto 35 catenelle, per cui farò 35 punti bassi di ciascuna catenella. Cerco di lavorare questi punti in maniera molto morbida perché nel giro successivo dovrò entrare al centro. Calcolo tutto fin da subito, anche la tensione della mia mano. Io penso che il meccanismo sia abbastanza chiaro, già lo abbiamo visto, come vi dicevo, nello scorso tutorial, anche se il progetto è diverso, ma il manico comunque è simile, stiamo lavorando sulle catenelle. Continuerò così per tutto il giro, una volta che lo termino lo chiudo, ricomincio il giro e lavorerò un punto maglia al centro di ciascun punto che ho sottostante. Intanto ci troviamo al secondo giro, credo che continuerò per altri 2 giri per un totale di 4 giri. In questo modo ho lo stesso spessore e profondità del mio bordo e poi il progetto sarà quasi finito, anche se voglio aggiungere qualcosa di particolare. Terminiamo il manico, ci rivediamo. Per la realizzazione della prima fila di ruche cosa ho fatto? Ho piegato in questo modo la mia borsa. Ho contato a partire dal primissimo giro in costa, questo qui lo vedete perché abbiamo tutte le costine davanti. A partire
partire dall'8° giro ho iniziato a lavorare dei punti alti e ho iniziato esattamente da destra per poi finire a sinistra. Ho fatto semplicemente 2 righe di aumenti e adesso lo vediamo insieme. Ho lavorato esattamente 30 punti della variante del punto alto del corpo della borsa. Non so dirvi il punto preciso, però posso darvi qualche linea guida in centimetri. A partire dal primo punto 32 centimetri, mentre per quanto riguarda la seconda fila di ruche mi aggancio esattamente nel 5° giro subito dopo la prima fila di ruche, quindi conto, guardate, 1 2 3 4 5, vado esattamente qui in questo punto, riprendo la fettuccia d'alia, vado a fare un cappio che faccio passare attraverso questo punto V che ho, così intanto mi aggancio con una catenella. Dunque nello stesso punto, guardate, entro in maniera trasversale, diciamo così, riprendo il punto, faccio un punto basso e poi entro nella maglia del punto basso e mi alzo a punto alto. Ora potete fare anche le 3 catenelle, non è necessario. Poi riprendo il filo, entro sempre in questo modo, prendo il filo e faccio subito un aumento, 2 punti nello stesso. Riprendo il filo, vado sempre nella stessa riga, guardate, entro così, è semplicissimo. Riprendo il filo e faccio un punto alto, riprendo il filo e ne faccio un altro nello stesso. E di nuovo, punto successivo, entro, prendo il filo, quindi un punto e un altro nello stesso. Riprendo il filo, entro e continuo. Faccio una serie di aumenti. Un maggior numero di punti alti su ciascun punto farà sì che la lavorazione sfarfalli e si creano appunto le ruche. Per cui continuerò sempre lungo questo 5° giro. Devo lavorare l'ultimo punto, il 32°. Ah, tra l'altro ho dimenticato a dirvi che ho fatto questa operazione con l'uncinetto più piccolo, il 5, per entrare meglio nella maglia del corpo borsa. Fatto questo, faccio una catenella, giro la mia borsa e continuo con l'uncinetto numero 6, sia perché è l'uncinetto di lavorazione, sia perché voglio dare volume. Entro nel primo punto e mi alzo a punto alto facendo i 2 punti bassi. Anche qui potete fare le 3 catenelle. Poi filo sull'uncinetto, punto successivo, faccio l'aumento, 2 punti alti nello stesso. Filo sull'uncinetto, punto successivo, un punto alto e alternerò per tutta la riga questa sequenza di punti, un punto alto e poi l'aumento nel punto successivo. Direi a questo punto di continuare per tutta la riga in questo modo. Vedrete come la lavorazione sfarfallerà dando questo effetto unico. Dunque concludo la riga con l'aumento nell'ultimissimo punto che è qui. Ho fatto i 2 punti bassi, quindi 1 e 2, perfetto, ho terminato anche questa seconda riga. Catenella, stacco la fettuccia ed il gioco è fatto. Wow, raga, cioè, ma che cosa le vogliamo dire? Wow! Wow, 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 è spettacolare, bellissima, urlo, non ho parole, parla da sola, guardate, bellissima lavorazione. Parla da sola, non ho nulla da aggiungere. Dunque, questi fili in eccesso chiaramente li andremo a nascondere con ago e filo stesso. Questi possiamo pure andarli a bloccare così, guardate, con una catenella e poi andiamo a disperdere l'eccesso tra le maglie. Una volta terminato il bordo superiore, come vi dicevo nella clip precedente, farò soltanto 4 giri. Una volta terminato il 4° giro staccherò la fettuccia,
mi aiuterò con un ago e andrò a chiudere con asola invisibile. Qui ho la catenella, qui il primo punto al solito, entro al centro dell'ultimo, nulla di nuovo, ormai lo sappiamo, e abbiamo realizzato l'asola. Chiusura invisibile, non abbiamo la maglia antiestetica né lo scalino. Questo come sempre lo andiamo a nascondere sul dietro della nostra borsa tra le maglie. L'interno di questo manico l'ho definito a punto bassissimo, sempre con l'uncinetto numero 5 per essere più precisa. Vado a prendere i due fili, mi inserisco in una catenella qualsiasi del manico, prendo i due fili, se vi va potete fare anche il cappio, e iniziamo a lavorare un punto bassissimo in ciascun punto sottostante, esattamente in questo modo. Anche questo passaggio lo abbiamo visto la settimana scorsa, nulla di nuovo, nulla di particolarmente difficile. Entro, prendo il filo e chiudo a punto bassissimo. Entro, prendo il filo e chiudo. Entro, chiudo, entro, chiudo. Continuo lungo tutto l'interno manico. Non appena arriviamo al punto di avvio, vi faccio vedere qui, sfilo giusto qualche maglia. L'ultimo punto non lo lavoro perché lo vado a sostituire con ago e filo. Entro nella primissima catenella, primo punto bassissimo e voilà, stringo bene al centro dell'ultimo punto bassissimo e voilà, stringiamo bene. Questi fili in eccesso, come sempre, li possiamo nascondere tra i punti all'interno ed il gioco è fatto. Bene, rieccoci qui, ho nascosto tutti i fili e alla fine ho fatto un'ulteriore modifica. Dovete perdonarmi, ultimamente un po' tutto mi sembra too much. Infatti, qual è la modifica? Forse ve ne siete accorti. Ho disfatto l'altra fila di ruche realizzata. Non so, quando ho visto il progetto completato mi sembrava anche lì too much, però ho deciso di mostrarvi lo stesso la clip perché magari a voi potrebbe piacere e comunque potete anche realizzarla. Io lascerò soltanto una fila di ruche alla base e questo qui sarà il risultato finale. Ovviamente sulla parte davanti della nostra borsa non solo abbiamo la fila di ruche alla base, abbiamo formato delle pieghe sulla zona superiore, abbiamo rifinito per bene il bordo ed il manico, per cui io mi ritengo abbastanza soddisfatta. Amo anche questo progetto, mi piace molto. Sulla parte dietro ovviamente tutto è abbastanza basic e abbiamo visto anche oggi come con delle semplicissime mosse possiamo rendere un progetto basic davvero particolare ed unico. Siamo a 32-33 cm per un'altezza di 30-31 cm. Ovviamente se vado a misurare il manico, la borsa misura esattamente 47 cm. Un'altra borsa direi abbastanza grande per quest'estate, molto pratica, comoda, capiente, come dico sempre, perché per esempio io oltre alla bellezza cerco anche la comodità in una borsa. Come vi suggerivo anche nello scorso tutorial, siete liberi di andare ad applicare una chiusura magnetica direttamente da cucire ed il gioco è fatto. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine anche di questo video tutorial. Io spero che la borsa Ursula vi sia piaciuta, che l'abbiate trovata anche voi abbastanza semplice da replicare e veloce, insomma, da realizzare. Vi aspetto come sempre giù nei commenti per sapere cosa ne pensate. Non andate via certamente senza lasciare un bel pollice all'insù a questo video. Vi ricordo che potete reperire il Dahlia sfumato che è utile per la realizzazione della borsa Ursula sullo shop online gomitoli.com. Vi lascio come sempre il link all'acquisto sotto a questo video. Vi ricordo che è disponibile il pagamento alla consegna. Io come sempre vi ringrazio per essere stati anche oggi in mia compagnia, vi do l'appuntamento questo venerdì con un nuovissimo progetto. Un bacino a tutti!